Il Collegio di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio ha trascorso gli ultimi 2 giorni alla Certosa di Avigliana in quello che in tutti gli atenei, diciamo, importanti, eccellenti, europei, americani, si chiama un faculty retreat. In questi 2 giorni i docenti si sono ritrovati a discutere, a interrogarsi sugli aspetti strategici dei contenuti formativi, degli obiettivi formativi di lungo periodo dei nostri corsi di studio. Siamo partiti con l'ingegneria ambientale tanti anni fa in un modo completamente diverso da quello di oggi, soprattutto quando si parla di temi ambientali, e abbiamo pensato che fosse interessante provare a ragionare su cosa vuol dire oggi essere un corso di studi incatenato in un dipartimento di ingegneria per l'ambiente, il territorio e le infrastrutture. Un'ingegneria ambientale deve avere una competenza più verticale o più trasversale. Qual è la scala a cui ci rivolgiamo? La scala del micro o la scala del macro o le scale intermedie? E come la richiesta e l'aspettativa di risposte delle nuove generazioni deve venire accolta. Oggi c'è una spinta sociale nei confronti dell'ambiente, c'è un'aspettativa da parte degli studenti che è completamente diversa e che riguarda le grandi sfide che l'umanità si ritrova ad affrontare globalmente. Ho fatto un questionario con gli studenti del primo anno della laurea, in primo livello, chiedendogli qual era la motivazione per cui si erano iscritti in ingegneria ambientale. Quasi l'80% ha detto che era per contribuire a costruire un mondo più sostenibile. Il 90% dei nostri studenti lavora nel privato e il 10% nel pubblico, che hanno scale diverse. Anche il discorso della globalizzazione, adesso ai nostri ragazzi viene chiesto di ragionare su scale molto più grandi. Ci siamo interrogati sulle nostre filiere formative, abbiamo identificato quali sono le criticità, quali sono le opportunità, quali sono le forze e quali sono le debolezze dei nostri percorsi. Qual è il senso quindi di questi 3 tavoli delle giornate di oggi, ma anche di domani? Appunto, parlare di cose di cui nei collegi e nei consigli di dipartimento non c'è mai tempo di parlare. Proviamo a ritornare a fare un passo indietro e ragionare su alcune questioni fondanti. Questo dovrebbe essere l'inizio di un percorso, l'inizio in cui il collegio comincia a ragionare internamente, per poi passare chiaramente a ragionare di queste cose che tratteremo in questi giorni con coloro che sono i nostri riferimenti, in primis gli studenti, confrontarci con gli stakeholder, cioè con coloro che in potenza dovranno assumere i nostri laureati. Trovarci tutti insieme ci ha fatto risentire una comunità e ci ha portato a interrogarci su quelle che sono le priorità e gli elementi fondanti della formazione che dobbiamo fornire ai nostri studenti e ai nostri laureati nel campo dell'ambiente, delle risorse naturali e della gestione del territorio.